Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova sezione del corso di SharePoint in cui affronteremo la tematica di come lavorare con le liste. E le liste, diciamo innanzitutto che sono alla base del sito SharePoint, perché il sito SharePoint è fatto di liste, liste di dati che sono gli elenchi e che vedremo in questa sezione, liste di documenti con cui si potrà lavorare anche con i metadati e con la cronologia delle versioni che vedremo nella sezione a venire e poi in quella ancora a venire vedremo le pagine che anch'esse sono delle liste. Quindi incominciamo con il puntualizzare che cos'è una lista in SharePoint. E diciamo che, come già accennato poco fa, le liste costituiscono la base di tutti i contenuti del sito del team di lavoro e possono contenere dei dati o dei file che vengono archiviati in righe e colonne. Quindi le righe costituiscono la struttura della lista, come in un foglio Excel quando in alto cominciamo a mettere i campi, questa è la fattura, questo è l'importo, questo è il cliente, questo è il fornitore e quindi nella struttura della lista scriveremo per esempio importo fattura o se si tratta di una lista di documenti, per esempio patente, come vedi qui nella diapositiva. Nelle colonne invece mettiamo tutto quello che rappresenta le informazioni, quindi nelle colonne finiranno le informazioni, l'importo della fattura 30 euro, la patente, l'immagine della patente, il file di immagine della patente, se per esempio stiamo organizzando uno dei nostri corsi di formazione dai quali siamo partiti nella lezione precedente, dobbiamo prendere i documenti di quelli che parteciperanno al corso. E poi attraverso le liste è possibile creare tutta una serie di flussi e di avvisi direttamente dalle liste, come vedremo, che sono associabili a degli oggetti, per esempio quando scade la fattura 3 giorni prima manda un avviso a questa mail, oppure dei flussi di lavoro con Power Automate, come vedremo approfonditamente in un'apposita sezione, che sono veramente vitali per risparmiare tempo nel lavoro. Vedremo poi che le liste possono essere visualizzate con le loro informazioni da diverse angolazioni e che i contenuti possono essere di varia natura, elenchi di informazioni come per esempio le fatture, raccolte di documenti, per esempio potrebbero essere non solo i documenti di identità di quelli che partecipano al corso, ma anche i documenti di un progetto in un'azienda, le pagine del sito che vanno a declinare il tema principale del sito, come abbiamo fatto anche qualche lezione fa, dove siamo andati nel nostro sito sui corsi di formazione a creare una pagina per ogni corso di formazione, di contabilità, di inglese, di ballo latinoamericano e di cucina. E anche altre varie attività, come per esempio si può creare un sondaggio per raccogliere delle informazioni dagli appartenenti al team o anche da soggetti esterni. Quindi con le liste, come vedi, si possono fare tantissime cose. Dopo aver fatto questa panoramica introduttiva, dalla prossima lezione cominceremo ad entrare nel merito di questo argomento. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!